semplicissima giacchina con la tecnica dei 2 esagoni, una tecnica molto semplice. Basterà creare 2 grandi esagoni, piegarli in un certo modo che vi spiegherò nel dettaglio, unirli sul retro e in questo modo avremo creato questa splendida giacchina. La mia tecnica dei 2 esagoni ha una novità, e cioè l'ampiezza della manica non è così grande e uguale a quella del corpo, e quindi noi avremo una giacchina con delle maniche regolari e non sproporzionatamente grandi come di solito avviene nella tecnica classica dei 2 esagoni. Vedrete, c'è un piccolo trucco che vi svelerò nel corso del tutorial. Quindi iniziamo subito e vediamo come si fa. Per questo progetto ho utilizzato un filato della Ice Yarns che si chiama Bamboo Soft Fine. 100 grammi sviluppano 300 metri. Lavorerò questo filato con un uncinetto da 4 mm, ma voi potete utilizzare il tipo di filato che preferite, anche molto più sottile, se volete, cotone, lana, quello che più vi aggrada, perché vi fornirò i centimetri in corso d'opera. Allora, iniziamo con un cerchio magico. In questo modo, 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, se ne possono fare anche 3, io preferisco fare 2 catenelle un po' più lunghe. Carico il filo e all'interno del cerchio magico posiziono 2 maglie alte che, sommate alle 2 catenelle iniziali, formano un gruppo di 3 maglie alte. Stringo per comodità leggermente il cerchio senza chiuderlo tutto. Da qui una catenella di separazione. Dovrò creare questo gruppo di 3 maglie alte più una catenella per ben 6 volte. Una volta l'abbiamo già fatto, quindi seconda volta, una maglia alta, seconda maglia alta, terza maglia alta, catenella, e siamo a 2. Terza volta, 1, 2, 3 maglie alte e una catenella, e siamo a 3. 1, 2, 3. Stringo un altro po', non troppo. Altre 3 maglie alte e una catenella, e siamo a 4 gruppi, 1, 2, 3 e 4. Il quinto, 1, 2, 3 e una catenella. Ricordatevi sempre la catenella di separazione, e siamo a 5. Ricontrollate, 1, 2, 3, 4, 5. E ora l'ultimo gruppo, 1, 2, 3 e una catenella. Stringo ulteriormente e, puntando nella seconda delle 2 catenelle iniziali, entro con l'uncinetto ed eseguo una maglia bassissima per chiudere il cerchio. Tiro il cappio e stringo un altro po' in questo modo. Allora, adesso da qui devo andare a creare, ho creato appunto questi 6 gruppi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di maglie alte, e tra un gruppo e l'altro c'è una catenella di separazione che serve per costruire i 6 angoli dell'esagono. Quindi, allora, per
entrare al centro dello spazio di una catenella, volto il lavoro, infilo l'uncinetto nello spazio di una catenella, prendo il filo, lo passo attraverso e con una maglia bassissima, in questo modo, mi sono portata al centro dello spazio di separazione. Da qui inizio con 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, rientro dentro questo stesso spazio e eseguo un'altra maglia alta. E ho eseguito già una parte del primo angolo dell'esagono. Ne ho eseguito solo una metà, l'altra metà la eseguirò alla fine del giro. Perché questo? Perché così potrò poi riniziare ogni nuovo giro sempre dal centro dell'angolo. Adesso magari non vi sembra un concetto strano che non capite, ma a fine giro lo capirete. Quindi voi fate quello che sto facendo io e seguitemi con attenzione. Allora, 2 maglie alte, una catenella di separazione, ricarico il filo, entro nel prossimo spazio di una catenella ed eseguo 2 maglie alte, 2 catenelle e sempre nello stesso spazio dove ho fatto queste 2 maglie alte, altre 2 maglie alte. Ho eseguito il secondo angolo dell'esagono. Questa volta questo è completo, solamente il primo lo facciamo a metà. Vedete, metà perché ha solo 2 maglie alte, invece questo che è stato eseguito per intero ha 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Tutti gli angoli si eseguono in questo modo: 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Fatto questo angolo, una catenella di separazione e nel prossimo spazio di nuovo il terzo angolo dell'esagono, 2 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo nello stesso spazio 2 maglie alte. Terzo angolo eseguito, una catenella di separazione. Chi è già esperto può andare avanti nel video, ma per i principianti io mostro bene tutto il giro passo passo. Quindi carico il filo, vado nel prossimo spazio e di nuovo ripeto 2 maglie alte, 2 catenelle, nello stesso spazio 2 maglie alte e una catenella di separazione. Quindi 1 2 3, quarto angolo eseguito, carico il filo, vado nel prossimo spazio ad eseguire il quinto, 2 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo nello stesso spazio 2 maglie alte, catenella di separazione e siamo a 5. Adesso eseguo l'ultimo nel prossimo spazio di una catenella, 2 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte più una catenella di separazione. Adesso per finire dice abbiamo finito, ho fatto il sesto angolo dell'esagono, e no, non abbiamo finito ancora, perché vi ricordate che il primo angolo ne avevamo fatto solo a metà? Quindi io carico il filo, rientro nel primo spazio dove avevo messo le prime 2 maglie alte ed eseguo 2 maglie alte per finire l'altra metà di angolo, e poi per fare le 2 catenelle io carico il filo, punto l'uncinetto nella seconda delle 2 catenelle iniziali ed eseguo, accidenti com'è dura, ed eseguo
una mezza maglia alta al posto delle 2 catenelle di separazione di ogni angolo, perché così in questo modo per il prossimo giro io mi trovo già al centro dell'angolo e da qui potrò iniziare tutti i miei giri sempre dal centro. Quindi ricominciamo. Questo è il terzo giro, 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e di nuovo all'interno dello stesso spazio una maglia alta. Inizio con il primo angolo che ne costruisco solo metà, l'altra metà la costruirò alla fine del giro. Adesso avete capito perché ad ogni nuovo giro iniziamo sempre con mezzo angolo. Una catenella di separazione, carico il filo. Adesso qui dal terzo giro le cose cambiano, e cioè l'angolo si va dal terzo giro in poi, l'esagono si va ingrandendo. Quindi che succede? Noi ripeteremo sempre i 6 angoli dell'esagono, ma tra un angolo e l'altro ad ogni nuovo giro crescerà, diventerà più grande, e quindi ogni volta che noi incontriamo lo spazio di una sola catenella, lì dentro posizioniamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, più una catenella di separazione. Quindi tra un angolo e l'altro qui abbiamo una nuova situazione, cioè un nuovo gruppo che va ad ingrandire l'esagono. Adesso qui mi ritrovo, vedete, il secondo angolo formato da 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Carico il filo, entro nello spazio delle 2 catenelle che appunto rappresenta il centro dell'angolo, e qui creo un nuovo angolo con 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e di nuovo una catenella di separazione. Qui vedete ho di nuovo lo spazio di una catenella, quindi in sostanza ogni volta che incontro lo spazio fatto da una sola catenella ci metto dentro 3 maglie alte e una catenella. Ogni volta che incontro lo spazio di 2 catenelle, dentro ci ricostruisco un nuovo angolo formato da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi carico il filo, qui ho lo spazio di una catenella e posiziono 1, 2, 3 maglie alte e una catenella. Il prossimo spazio che incontro invece è formato da 2 catenelle, quindi significa che è un angolo. Al suo interno creo l'angolo nuovo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e una catenella di separazione. Carico il filo, qui abbiamo lo spazio di una catenella, quindi 3 maglie alte e una catenella. Adesso il prossimo spazio che incontro è di nuovo di 2 catenelle, quindi al suo interno 1, 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte e la solita catenella di separazione. Carico il filo, nello spazio di una catenella 3 maglie alte, una catenella, prossimo spazio 2 catenelle, creo un nuovo angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e una catenella di separazione.
prossimo spazio c'è una catenella sola, quindi so che devo posizionare 3 maglie alte e una catenella. Prossimo spazio ho 2 catenelle, quindi creo un nuovo angolo con 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte, catenella di separazione, spazio di una catenella, quindi posiziono 3 maglie alte e una catenella. Ed infine il giro è terminato, rientro nel primo angolo sottostante nello spazio di 2 catenelle e completo il primo angolo con 2 maglie alte e una mezza maglia alta puntata nella seconda delle 2 catenelle di inizio. Questa mezza maglia alta rappresenta le 2 catenelle di separazione e mi permette di ricominciare il prossimo giro direttamente dal centro dell'angolo. Ok, adesso tutto l'esagono si svolge come una ripetizione del terzo giro, soltanto che ad ogni giro vedrete che tra un angolo e l'altro gli spazi formati da una sola catenella aumentano. Infatti vedrete che qui sono diventati 1 e 2 e in questi spazi di una catenella dovrete mettere sempre solo 3 maglie alte e una catenella, e questo permetterà all'esagono di allargarsi sempre di più. Quindi ogni volta che trovate 2 catenelle fate un nuovo angolo. Quando trovate gli spazi di una catenella ci mettete solo un gruppo di 3 maglie alte e una catenella e man mano l'esagono aumenta. Se questo cappio iniziale vi dà fastidio qui, lo potete prendere e tirare al rovescio, così non vi impiccia, ecco, non c'è. Quindi da qui ricominciamo, non facciamo proprio tutto il giro insieme perché oramai è sempre una ripetizione, però rivediamo 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, rientro nello stesso spazio centrale dell'angolo, un'altra maglia alta e sono 1 e 2, catenella di separazione. In questi 2 spazi di una catenella posiziono 3 maglie alte e una catenella in ciascuno, 2, 3 e una catenella, ce n'è un altro, quindi 1, proprio adesso mi si doveva fare il nodo, guarda, mannaggia, scusatemi, 1, 2, 3 e una catenella. Qui ho di nuovo invece, vedete, 2 catenelle, quindi un nuovo angolo, 1 e 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione e nello stesso spazio di nuovo 2 maglie alte e una catenella. Qui di nuovo 3 maglie alte e una catenella e così via per tutto il giro, e vedrete che l'esagono man mano aumenta. Allora all'inizio, per i primi giri, avremo un bel esagono piatto, poi man mano che andiamo avanti nella lavorazione l'esagono diventa sempre più grande, tenderà ad arricciarsi un po', ma questo non è un problema, vediamo come mai. Man mano che andate avanti nella lavorazione vedete che l'esagono si ingrandisce, ma al tempo stesso si arriccia molto, vedete? Ma è perfettamente normale, non andate in ansia, si deve arricciare, perché se non si arriccia non può formare poi quella forma particolare ad angolo che ci serve per creare
il nostro cardigan, quindi tranquillamente fatelo arricciare come di dovere. Allora dovete lavorare in tutto 16 giri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ciò significa che con 16 giri otterrete un lato lungo circa 20 centimetri. Tenetelo presente se state lavorando filati di spessore diverso. Quindi il lato dell'esagono dovrà misurare 20 centimetri. Quando avete finito di lavorare, prendete il punto in cui avete finito, con l'altra mano tornate indietro e afferrate l'altro angolo subito precedente. Accostate i due angoli insieme e in questo modo otterrete la forma che occorre. Vedete? Vi metto più in alto così vedete meglio. Otterrete appunto la forma che vi occorre e che determina la manica e la metà del corpo del vostro cardigan, davanti e metà davanti, metà dietro, manica. Quindi se questa è la manica, significa che noi adesso da questo punto uniremo tutto questo lato per cucire e formare la manica. Fatto questo, poi continueremo a lavorare solamente su 3 lati dell'esagono, lato 1, lato 2 e lato 3. 1, 2 e 3, così tante volte fino a che raggiungeremo la larghezza che ci occorre per il giacchino. Ma lavorando solo su 3 lati dell'esagono, i 3 lati che compongono invece la manica rimarranno inalterati e quindi noi avremo una manica di ampiezza di altezza di 20 cm, quindi perfettamente di misura regolare, mentre il corpo lo potremo modulare e ingrandire quanto vogliamo. Allora, ho detto che ci vogliono 16 giri per ottenere l'ampiezza della manica regolare. Per le taglie 38 e 40 suggerisco 14 giri, taglia 42 e 44 15 giri, dalla 46 alla 52 vanno bene 16 giri. Per taglie superiori alla 52 suggerisco 17 o 18 giri, insomma fino a che ottenete l'ampiezza consona per il vostro braccio. Ok, abbiamo piegato e ottenuta la manica. Adesso direttamente con l'uncinetto uniamo tutta questa parte proprio in modo che creiamo la nostra manica. Allora, se è il lato sinistro ci troviamo in questa posizione, se è il lato destro invece giriamo e ci troviamo in quest'altra posizione. Allora, per il lato destro entriamo
al centro dell'altro angolo e con una maglia bassissima uniamo e voltiamo il lavoro. Per iniziare ad unire. Se invece ci troviamo che stiamo lavorando il lato sinistro, quindi vedete abbiamo girato e ci troviamo in questo modo, ugualmente giriamo un attimino, con una maglia bassissima entriamo nell'altro angolo e uniamo il nostro lavoro e poi torniamo nella posizione di partenza. Adesso con tutte maglie bassissime prendiamo la maglia, la sola interna di ogni maglia prima di un lato, poi la sola interna oddio non la trovo, sì eccola qua, dell'altro lato e con una maglia bassissima uniamo. Questo per ogni maglia in corrispondenza, vedete? Anche le catenelle, stessa cosa, e in questo modo con le maglie bassissime uniamo la manica. Questo è il lato del rovescio, poi gireremo e torneremo al dritto dove vedete stiamo facendo una cucitura invisibile e non si vede nulla. Continuate in questo modo fino a cucire tutta la manica, dovrete arrivare fino al prossimo angolo. Ok, nella catenella dei due angoli eseguiamo l'ultima maglia bassissima e da qui riprendiamo a lavorare. Per allargare lavoriamo prima questo lato, poi questo secondo lato che comprende il fondo sia della metà del davanti che della metà del dietro e poi risaliamo su verso questo altro lato. Adesso non lavoriamo più in tondo, in cerchio, in giri, ma in righe di andata e ritorno. Iniziamo in questo modo, seguitemi. 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. In queste righe di allargamento del corpo della maglia cambieremo il punto. Il punto non sarà più il granny classico, ma sarà, ve lo faccio vedere perché qui ho lavorato l'altra metà, un'alternanza di punto rete e punto a V. Rete V, rete V, rete V, in modo da avere un cambio di punto, un punto un po' più ricamato, più raffinato, più gentile rispetto al punto più fitto granny, che rimarrà per dare un po' più di coprenza nella parte più interna del corpo della giacca. Qui invece si formerà come un bordo traforato di pizzo, più bello, più leggero, più elegante. Allora, abbiamo fatto 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, poi una catenella di separazione, carico il filo, salto la prima maglia alta di questo angolo, vedete sottostante, salto la prima e in quella seguente maglia alta, catenella, carico il filo, salto la catenella, nella prima maglia alta, catenella,
salto una maglia nell'ultima maglia alta, catenella, salto la catenella, nella prossima maglia alta, catenella, salto una maglia, nella prossima maglia alta, catenella e così via fino a raggiungere il primo angolo, dove vi mostrerò cosa dobbiamo fare. Ovviamente faremo di nuovo un angolo, però nella riga di punto rete questo angolo sarà un attimino più, diciamo, più snello, sempre un angolo ma leggermente diverso da quello che abbiamo fatto finora. Ok, nell'ultima catenella dei due angoli ho eseguito l'ultima maglia bassissima. Prima di continuare giro il lavoro dalla parte del dritto e poi riprendo l'ultima maglia eseguita. Ecco qua. Vado nel centro dell'angolo con una maglia bassissima e comincio qui la lavorazione del nuovo punto. Io adesso lavorerò, come già vi ho detto, su 3 lati. Allora, questa è la manica, vedete? Adesso per lavorare mi rimangono a disposizione questi 3 lati, 1, 2 e 3 per ritornare. Lavorando solo questi 3 lati, io andrò ad allargare e allungare soltanto il corpo dell'esagono, il corpo della giacchina, mentre la manica rimarrà invariata, non viene più toccata dalla lavorazione. Ecco perché riesco ad avere una manica regolare, non larga quanto sarà largo il busto. Allora, siamo in prossimità dell'angolo, vedete? Maglia alta, catenella, carico il filo, salto la catenella, nella prima maglia alta dell'angolo una maglia alta e una catenella, carico il filo, al centro dell'angolo replico un nuovo angolo che sarà maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, di nuovo maglia alta, catenella. Quindi l'angolo di questa riga di punto rete è composta da maglia alta, catenella ripetuto per 3 volte e poi ricomincio, salto una maglia, maglia alta, catenella e così via fino al prossimo angolo, che sapete adesso come dovete lavorare. Ok, quando stiamo per arrivare alla fine non chiudiamo il giro, ma terminiamo con un'ultima maglia alta nello spazio centrale dell'angolo sottostante e basta, cioè non chiudiamo più il giro. Queste parti aggiuntive ve lo faccio vedere sull'altra metà già eseguita, rimarranno libere, aperte, perché rappresentano la scollatura della giacchina. La spalla e la manica le abbiamo già unite, quindi da qui adesso iniziamo la nuova riga, 2 catenelle che rappresentano la prima maglia alta e volto il lavoro.
una terza catenella di separazione, carico il filo e nella catenella sottostante metto una maglia alta. Questa è la prima, diciamo la prima V. Una catenella di separazione e ripeto la V, però stavolta salto uno spazio sottostante. In questo ho creato la prima V, faccio una catenella, salto uno spazio, in quello dopo maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e ripeto, carico il filo, salto uno spazio, in quello dopo maglia alta, catenella, maglia alta, catenella. Di nuovo salto uno spazio, in quello dopo maglia alta, catenella, maglia alta, catenella. Lavorate in questo modo fino a raggiungere il primo angolo, che si farà come lo facevamo nel punto granny. Comunque io ve lo mostro lo stesso. Arriviamo fino all'angolo. Allora, quando arriviamo all'angolo ci troviamo in questa situazione. Nell'ultimo spazio abbiamo creato la nostra V e adesso dobbiamo ricreare il nuovo angolo nell'angolo sottostante. Quindi la nostra V, catenella, carico il filo, vedete ho 1, 2, 3 maglie alte, vado nella centrale ed è qui che devo ricreare l'angolo. 2 maglie alte, 2 catenelle e sempre in questa stessa maglia alta centrale altre 2 maglie alte. Vedete, è lo stesso angolo che facevamo con il punto granny. Quindi ricordatevi, quando c'è la riga di punto rete fate l'angolo semplice che ripete 3 volte maglia alta catenella. Quando c'è il punto a V fate l'angolo del punto granny, cioè 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. E adesso proseguiamo, una catenella e subito nel primo spazio la nostra V, catenella di separazione, salto uno spazio e proseguo con la prossima V e andiamo avanti in questo modo fino al prossimo angolo, che ovviamente lavorerete esattamente come questo che vi ho appena mostrato, e arriviamo alla fine, vi farò vedere come terminare la riga e riniziare quella di punto rete. Ok, siamo arrivati alla fine della riga, salto una casella, nell'ultima casella l'ultima V, maglia alta, catenella, maglia alta per finire. E adesso ricomincio con la prossima riga con il punto rete. Abbiamo detto che alterneremo sempre una riga di punto rete e una di V, rete V, rete V, rete V, fino a che ci occorre a seconda delle varie taglie, vi dirò nel dettaglio. Allora, da qui 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e volto il lavoro. Una terza catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia, in quella dopo, che è la maglia alta, una maglia alta e una catenella. Carico il filo, salto una maglia, la catenella, e nella maglia alta sottostante una maglia alta e una catenella e così via. Salto una maglia, in quella dopo maglia alta, catenella. Salto una maglia, in quella dopo maglia alta, catenella e così via. Proseguite con alternanza di righe di punto rete punto a V,
quindi questo punto traforato fantasia, per tante righe quante ne occorrono a seconda delle varie taglie che adesso vi spiego nel dettaglio. Allora, per la taglia 48 ho eseguito ulteriori 8 righe, quindi 16 giri più 8 righe per la taglia 48. 2 righe in più o 2 righe in meno per ogni taglia in più o in meno, quindi taglia 50 saranno altre 10 righe, 52 12 righe e così via, e in meno per le taglie in meno della 48, quindi la 46 saranno 2 righe in meno, quindi 6 righe in più da fare, per la 44 saranno 4 e così via. Allora, una volta finite le due metà, le giriamo al rovescio e finita la seconda metà non tagliamo il filo, giriamo al rovescio in modo che ci troviamo pronti per unire con l'uncinetto le due parti. Quindi accostiamo le due parti da unire, sempre dal rovescio si unisce, in modo che poi rivoltiamo sul dritto e la cucitura non si vede. Quindi entriamo nella maglia dell'altra parte e cominciamo ad unire esattamente come avevate fatto per le maniche, con tutte maglie bassissime. Stessa identica metodologia. Ecco qua. Filo interno, maglia bassissima. Prendo un filo da una parte, l'altro filo interno dell'altra parte e con una maglia bassissima unisco. Vediamo ancora più da vicino, però mettiamo bene a fuoco. Ok. Ecco qua, vedete? Così via fino a completare tutta la cucitura sul dietro. Ecco qua, finita la cucitura, tagliate il filo e chiudete il lavoro e lo rigirate dalla parte, rigirate il lavoro dalla parte del dritto. Allora, adesso iniziamo con un bel giro di rifinitura, a partire dalla cucitura della manica, una delle due ovviamente, faremo tutto il giro e poi quando ci troviamo sul fondo del giacchino facciamo qualche giro di punto rete e di punto pizzo per decorare e allungare allo stesso tempo. Allora, riprendiamo un nuovo filo, nodo d'inizio. Allora, c'è stato qualcuno che nei commenti di Facebook mi ha chiesto, era su un vestito, un cardigan, come si chiude il lavoro, perché aveva fatto tutto il lavoro e poi non sapeva chiudere. Allora, il mio consiglio è, prima di intraprendere
un lavoro così impegnativo come può essere un maglione, un cardigan o un vestito, forse sarebbe meglio studiare le basi dell'uncinetto, come si inizia, come si chiude, e solo dopo cimentarsi in lavori così impegnativi, oltre che a livello di complessità e tempo, anche a livello economico, perché per fare un vestito, un cardigan si spende tanto per il filato. Se non sapete ancora come si chiude un lavoro, forse è meglio che iniziate da un centrino, una cosa semplice. Sono sempre carini anche i centrini, cioè le presine. Iniziate da cose semplici. Quando sapete fare tutte le cose fondamentali, aggiungere maglie, diminuire, chiudere il lavoro, iniziare il lavoro, lavorare a rettangolo, lavorare in tondo, allora potete fare un vestito all'uncinetto. Allora inserisco l'uncinetto proprio al centro di dove ho fatto la cucitura e stoppo un attimo perché sta uscendo il caffè. Ecco qua, il caffè è uscito e lo sto prendendo, e intanto continuo la ripresa. Allora infilo l'uncinetto proprio qui nel mezzo dove termina la cucitura e con una maglia bassissima preparo il cappio d'inizio. Eccolo qui, l'asola iniziale. Allora da qui una catenella di alzata, rientro nella stessa maglia ed eseguo una maglia bassa. Accosto il filo in eccedenza lungo il lavoro così lo posso nascondere. Adesso entro nelle maglie qui della scollatura e in ognuna di esse posiziono una maglia bassa in questo modo. Fino ad arrivare alla fine, diciamo ad arrivare, vedete, sto lavorando tutto intorno alla scollatura, poi arriverò qui dove inizia a scendere il lavoro lungo il davanti, qui girerò per girare 2 maglie basse nella stessa maglia, in modo che appunto l'eccedenza di maglia mi crea la possibilità di girare fino ad arrivare qui all'angolo dove inizia il fondo della maglia, e qui sul fondo cambiamo punto per creare la decorazione. Ecco, vedete, sono arrivata all'angolo, ho eseguito l'ultima maglia bassa, rientro nella stessa maglia, ne eseguo un'altra per poter girare. Oddio, che ho fatto qui? Qualcosa che non ho usato, mannaggia, proprio adesso che stavo facendo la ripresa, scusate, ho usato il filo sbagliato. Allora rientro nella stessa maglia, eseguo una seconda maglia bassa e così giro dall'altra parte, ecco qua, e lavoro lungo tutto il bordo del davanti fino ad arrivare all'angolo, al fondo della maglia. Ok, sono arrivata al fondo della maglia dove c'è l'angolo che mi permette di girare e quindi adesso lavorare sul fondo. Ho eseguito 2 maglie basse nelle 2 maglie alte dell'angolo, entro al centro dell'angolo ed eseguo una maglia bassa. Adesso rientro dentro il corpo della maglia bassa appena eseguita ed eseguo una maglia bassa più una catenella di alzata. Questa maglia bassa con la catenella di alzata rappresentano il supporto per alzarmi, caricare il filo, rientrare al centro dell'angolo ed eseguire la prima maglia alta del bordo inferiore. Da qui una catenella, salto una maglia, in quella dopo maglia alta
catenella, vedete? Ho creato la perfetta angolazione per girare e qui eseguo il punto rete che ho già fatto finora, insomma lo so fare per tutto il bordo inferiore della maglia. Poi quando arriviamo alla fine del bordo inferiore del nostro cardigan vi faccio vedere come girare per risalire sull'altro lato del davanti ad eseguire la rifinitura di maglia bassa e ritornare verso il punto d'inizio. E quando arriviamo alla fine del bordo inferiore eseguiamo una maglia alta al centro dell'angolo, poi 1-2 catenelle, rientriamo al centro dell'angolo e fermiamo le 2 catenelle con una maglia bassa. E qui abbiamo automaticamente girato lungo il bordo frontale che risale verso la scollatura e qui riprendiamo a lavorare con tutte maglie basse in ogni maglia sottostante fino ad arrivare al punto di partenza dove abbiamo iniziato questo giro e lì lo chiudiamo. Tornata al punto di partenza, chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa di inizio giro, una catenella, taglio il filo, non mi andava di alzarmi a prendere le forbici e tiro via l'uncinetto in questo modo, stringo e vado a nascondere l'eccedenza di filo sotto le maglie della parte al rovescio. Allora, a questo punto, se volete e vi piace così, il cardigan è completato, altrimenti se volete fare anche una decorazione sul fondo effetto pizzo, seguitemi ancora e vi faccio vedere come potete fare. Allora, se vogliamo decorare il fondo con una smerlatura, prepariamo un nuovo filo, ci infiliamo qui dove abbiamo la maglia bassa con una catenella sopra, ci infiliamo nella catenella e ci attacchiamo con una maglia bassissima. Accostiamo l'eccedenza di filo lungo il bordo, così la nascondiamo sotto i punti. Da qui carichiamo il filo ed entriamo nello spazio vuoto subito disponibile, eseguendo 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, nello stesso spazio di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, e nel prossimo spazio chiudiamo la smerlatura con una maglia bassa. Abbiamo eseguito il primo ventaglietto. Eseguiremo questi ventaglietti lungo tutto il bordo. Carichiamo il filo, nel prossimo spazio 2 maglie alte, una catenella e di nuovo 2 maglie alte nello stesso spazio. Chiudiamo il ventaglietto con una maglia bassa nel prossimo spazio. Quindi in pratica dobbiamo fare in ogni nel primo ventaglietto 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, nel ventaglietto che segue una maglia bassa e ripetiamo lungo tutto il corso del bordo. Altre variante di merletto, vediamola insieme. Ok, sempre si inizia con un nuovo filo, allora entro sempre nella prima catenella sopra la maglia bassa e eseguo
una maglia bassissima per attaccarmi, poi da qui una catenella, vado direttamente nello spazio disponibile accanto, maglia bassa, maglia alta, catenella, maglia alta, maglia bassa, tutto nello stesso spazio. Nel prossimo spazio una maglia bassa, nel prossimo ripeto maglia bassa, maglia alta, catenella, maglia maglia alta, maglia bassa e un'altra maglia bassa nello spazio accanto. Rivediamo nello spazio accanto, maglia bassa, maglia alta, catenella, maglia alta, maglia bassa, tutto nello stesso spazio, poi vado nello spazio successivo e metto solo una maglia bassa di separazione tra un ventaglietto e l'altro. Allora, io ho applicato soltanto 2 bottoni in alto e ho lasciato la giacchina aperta, ma nulla vi vieta di sostituire questa soluzione con tutto quello che preferite, mettere bottoni lungo tutto il davanti, mettere un laccetto, mettere una spilla, insomma fate un po' come meglio credete. Non serve fare asole perché ci sono già tanti buchi, quindi sarebbe inutile farle. E quindi il progetto finalmente è concluso, spero che vi sia piaciuto, a me tantissimo, è un capo che mi ha dato molta soddisfazione e probabilmente ne farò altri con questa tecnica. E continuate a seguirmi, iscrivetevi al gruppo di Facebook se volete farmi vedere i lavori che avete fatto con i miei tutorial. Per il momento vi abbraccio e saluto e ci vediamo presto con nuove idee.